Proviamo a effettuare qualche misura. Per prima cosa togliamo la plastica sul display. Bello, pulito pulito. Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics, io sono Marco e oggi volevo mostrarvi il mio nuovo acquisto. Ho comprato un multimetro della Unity, precisamente un modello 161E. È un tester, quindi un multimetro affidabile che non costa una fortuna, le misure sono affidabili e niente, andiamo a vedere il tutto. Andiamo ad aprire il nostro pacchetto, vediamo cosa troviamo all'interno. Allora, troviamo una comoda borsetta che contiene il nostro multimetro. Apriamo Unity. Allora, troviamo sulla sinistra la garanzia, un piccolo libretto di istruzioni per le sicurezze col contenitore. Troviamo un adattatore per leggere i transistor, cavi, poi troviamo un cavetto USB per collegare il multimetro al computer, molto comodo, 4 batterie delle mini stiro, sono delle batterie normali, e poi troviamo, andiamo a vedere il nostro multimetro. Togliamo dalla confezione, questo è il multimetro, troviamo l'apertura del piede per far mantenere il nostro multimetro in piedi, la plastica al tatto è buono, cioè si sente è un po' ruvida, ma si sente che sono materiali buoni. Anche il cambio risponde perfettamente. Ok, andiamo a mettere le batterie, andiamo a misurare, facciamo qualche misura, andiamo a vedere anche tutte le caratteristiche. Andiamo a inserire le batterie. Allora, giriamo, c'è una vite, andiamo a svitare per inserire le batterie. Poi si apre, ok, si è aperto. Al suo interno, aspettate che zoom, troviamo i vani per mettere le batterie più 2 bei fusibili. Allora, troviamo questo, dovrebbe essere da 20 ampere ceramico, questo dovrebbe essere ad alta capacità di interruzione per carichi fino a 20 ampere, invece quest'altro più piccolo, infatti c'è scritto 600 mA, 500-600, anch'esso ceramico, per proteggere dalle misure di piccole correnti. E andiamo a inserire le batterie e facciamo la prima accensione. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ma negativo, positivo. Andiamo a richiudere, vediamo, ok, aspettate che zoom, giro, proviamo a girare, vediamo se funziona. Sì, si è acceso. Nella parte bassa troviamo dove inserire i puntali HFE, milliampere, microampere.
Questo serve per misurare correnti molto basse ed è protetto dal fusibile da 600 mA che abbiamo visto prima. Quindi se supera i 600 mA il fusibile si brucia e protegge il terminale. Poi troviamo il terminale centrale A, e questo è dedicato per le correnti fino a 20 A DC o AC ed è protetto dal fusibile ceramico da 20 A. Questo viene usato solo quando devi misurare correnti importanti come in circuiti di potenza o automotivi. A destra troviamo il terminale comune del punto di riferimento negativo va sempre collegato al puntale nero, e qua abbiamo dove inserire l'altro terminale per le misure di tensione, ohm, bit, hertz, condensatori. Adesso andiamo a vedere che misure si possono effettuare cambiando il nostro selettore. Proviamo il tasto off per spegnere il multimetro. Questo quando non uso il tester si deve lasciare in off per risparmiare la batteria. Poi troviamo LPF, tensione alternata, e Hertz percentuale. Questo misura tensioni alternate filtrate, utile per inverter, variatori di frequenza o alimentatori switching. Poi troviamo le misure AC e DC fino a 1000 volt. Qua sempre in alternata in millivolt anche la frequenza. Poi troviamo il calino, ohm, condensatore e diodo, frequenza, HFE. Poi troviamo il microampere, alternata continua in hertz, milliampere, questo è micro, milli, alternata continua sempre hertz, amperaggio più elevato e la funzione NCV che dopo andiamo a vedere. Spegniamo. Ha un display a 22.000 conteggi e posso attivare la retroilluminazione mantenendo premuto il pulsante Alt. Vedete, si è acceso. Manteniamo premuto, spegne. È un multimetro vero True RMS, infatti qua c'è la scritta. Questo è perfetto per letture precise anche su forme d'onda complesse come inverter o motori elettrici. Offre versatilità senza il prezzo elevato di altri brand premium come i Blu. L'involucro è solido e lo strumento è ben fatto, ma non ha una protezione interna robustissima come i modelli professionali, quindi è consigliabile utilizzarlo con attenzione su tensioni estreme. Quindi questo multimetro include tutto ciò che serve, dalla misurazione della capacità, frequenza, fino alla registrazione dati via USB, ad un prezzo che molti multimetri basi non riescono neanche ad eguagliare. I puntali forniti vanno bene per la maggior parte delle misure in elettronica e piccoli impianti. Se però lavorate spesso con tensioni elevate come i quadri elettrici o sistemi industriali, consiglio di prendere dei puntali di categoria superiore con protezione HRC e isolamento rinforzato. Proviamo a effettuare qualche misura. Per prima cosa togliamo la plastica sul display, bello pulito. Proviamo a fare qualche misura. Allora, ho impostato l'alimentazione, un alimentatore a 12 volt,
mettiamo su tensione continua, puntali lasciamo come ho messo, mettiamo positivo, se riesco a farvelo vedere meglio, positivo e negativo, effettivamente troviamo 11,98 volt. Sull'alimentatore troviamo 11,98 volt. Ho una resistenza da 10k, mettiamo in home, selezioniamo home, se premiamo select possiamo fare beep, anzi vediamo come si sente, in più si illumina anche un led sul davanti del tester, poi abbiamo prova diodo, condensatori. Allora ho qui questa resistenza dovrebbe essere marrone nero arancione da 10k, proviamo a leggere, vediamo se misura 10k, 9,98, quindi legge perfettamente. Adesso andiamo a vedere un diodo, ha una funzione, ha il beep per tensioni basse, quindi per misurare il diodo come i fluc, ed è molto comodo. Quindi mettiamo su prova diodo e adesso se andiamo a mettere puntali sul diodo, avete sentito? Sentiamo il beep e il valore. Proviamo. È molto comodo. Se volete provare dei diodi su una scheda, non volete visualizzare, se non volete togliere lo sguardo, vi basta sentire il beep per vedere se il diodo, se la giunzione è buona. Questa funzione è molto comoda. Andiamo a provare anche un diodo LED. Mettiamo puntale negativo sul catodo, l'altro sull'anodo, si accende e troviamo la tensione e in più il beep. Questo multimetro ha 22.000 count, quindi 22.000 conteggi, che vuol dire che il display di questo tester, quando arriva a 22.000 conteggi, posso leggere i valori con un grande dettaglio. Per esempio, quando misuro una batteria non vedo solo 12 volt, ma vedo 12,034 volt. Questo mi permette di capire subito se è carico al 100%, se la carica al 100%, se sta calando. Molto comodo. Ce ne sono multimetri con count maggiori, ma i multimetri economici arrivano di solito a 2 a 6.000 count, quindi 22.000 è più che buono. Un multimetro troviamo anche il pulsante REL. Andiamo a vedere come funziona. Allora, mettiamo per prima cosa in home. Okay. Mettiamo i puntali in contatto e misuriamo una certa resistenza. Mantenendo il contatto premiamo il pulsante REL e si azzera. Quindi abbiamo tolto la resistenza dei cavi. Adesso, misurando la resistenza, misuriamo il valore esatto senza i cavi. Troviamo anche la funzione peak, che serve per vedere la corrente di spunto di avvio di un motore, per esempio, che dura solo una frazione di secondo e normalmente non riuscirebbe a leggere con il peak attivato. Quindi riesce a leggere la corrente di spunto, perché si aggiorna dovrebbe essere ogni 8 millisecondi. Ho collegato un generatore di funzioni all'ingresso del tester, ho messo in modalità tensione alternata e andiamo a fare qualche prova. Allora, ho impostato 50 Hz, un'onda sinusoidale con un'ampiezza di 5 volt. Ok,
Ok, accendiamo e leggiamo una tensione di 1,78, quindi per una tensione di 5 volt picco picco si fa 5 per diviso 2, radice di 2, quindi dovrebbe essere 1,77, quindi la tensione è giusta. Il puntale aveva toccato una parte metallica, quindi la tensione, la lettura è preciso, 1,7873. Proviamo a leggere anche la frequenza, 49,9. Qua ho impostato a 50 Hz. Proviamo ad aumentare la frequenza, andiamo a 60, 70, 80, 90, portiamola a 100, vediamo che tensione legge, 1,78. Proviamo a salire fino a 200, è ancora stabile. Riportiamolo a 50 e proviamo a aumentare l'ampiezza. Quindi saliamo, portiamo a 10 volt picco picco, quindi bisogna fare sempre diviso 2 per la radice di 2 che è 2,828, quindi si dovrebbe fare 10 diviso 2,828, la tensione è giusto, 3,46. Portiamo a 20, non so, arriva fino a 24 volt questo generatore, e troviamo una tensione picco picco di 8,46 volt, e non picco picco è 24, ma il calcolo RMS ci dice che è di 8,46 466 volt. Andiamo a vedere fino a che frequenza riesce a leggere. Allora, li mettiamo a 10 volt, diamo tensione, diamo Hz. Fino a 1 kHz dovrebbe essere una precisione ottima. Allora, portiamo a 0, mettiamo 1 kHz. Ok, vediamo la tensione, 3,46, sì, anche prima, quindi è ok. Portiamolo a 20 kHz, dovrebbe essere una misurazione meno precisa. La tensione comincia a aumentare, oltre i 20 kHz non è molto affidabile. Invece se mettiamo direttamente il puntale sull'Hertz, dovremmo riuscire a leggere fino a 220 MHz. Ok, proviamo, spostiamo Hertz, alziamo la frequenza, andiamo 20 kHz, portiamolo a 100, ok, 200, 220, proviamo oltre 200, legge fino a 200, dichiarato 220 MHz, infatti 230, 240. Adesso andiamo a collegare il multimetro al computer con l'adattatore USB e installiamo il software e vediamo che misure visualizza sul computer.
Questo è il cavo USB, andiamo a collegarlo al multimetro, prendiamo, giriamo, togliamo la parte di sopra e inseriamo l'adattatore. E adesso non ci rimane altro che collegarlo al computer e avviare il programma. Nella confezione troviamo il manuale per l'installazione. Step 1, andare su questo sito. Step 2, dare il nome del modello del nostro multimetro, scaricare, installare il software e avviamo. Ok, proviamo. Andiamo sul sito TuneUnity, andiamo su Search e scriviamo il nostro modello. Io ho scritto il 161E e ci ha trovato queste 4 download, il modello, il software, exe, zip e le istruzioni. Ok, scarichiamo il software.exe e andiamo a installare. Ho scaricato il programma e andiamo a installare. Questo è il programma, ho collegato il cavo USB, proviamo a fare connect in alto a sinistra, effettivamente troviamo la connessione. Proviamo a fare una misura di una resistenza, ho qui uno da 1000 ohm, proviamo, dovremmo leggerlo sul tester e anche sul computer, e difatti sul tester trovo 1,43 e sul computer trovo 1,43, quindi un K. In alto troviamo alcuni comandi, ad esempio light dovrebbe accendere la luce sul tester, infatti possiamo comandarlo dal computer. Funzione hold, possiamo attivare e disattivare, la misura inerz, real, auto, manuale, in auto, sto premendo così insieme a voi. Misure possiamo cambiare senza girare il selettore direttamente dalla barra in alto. È un ottimo multimetro. Il prezzo si aggira intorno ai 100 euro, potete trovarlo anche a di meno se girate su web, io l'ho preso su Amazon. Le misure sono affidabili e avete la possibilità di scaricare software con il cavo già incluso per visualizzare con la storia di tutte le visualizzazioni delle misurazioni, quindi molto comodo. È un true RMS vero. Abbiamo il beep sul diodo che è molto comodo e certo qualche punto debole ce l'ha, ma per un laboratorio è molto comodo rispetto ad altri tester, multimetri tipo Fluke, ma costicchiano un bel po', fa il suo dovere. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.